Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi facciamo un video molto bello, come tutte le nostre creazioni. Un video molto evolutivo, ispirato da una nostra sorella che mi chiede appunto di mettere l'attenzione su alcuni punti evolutivi. E noi con i tarocchi cosa facciamo? I tarocchi sono uno strumento bellissimo, straordinario per supportare il viaggio iniziatico dell'uomo per il ritorno all'uno, per il ritorno alla mente trascendente e alla condizione del distinto sì, ma non separato da tutto. Allora, vi leggo questa mail bellissima, cioè il messaggio. Allora, la nostra sorella scrive: Cara sorella, grazie a oltranza per il tuo supporto e infinitamente grazie per tutti i click che mi stai facendo fare nel mio qui e ora. Mentre riascoltavo Magia Pratica Zero sotto tuo consiglio, queste le mie domande, che sono sgorgate dalla mia anima. Qual è, queste sono le domande a cui rispondiamo oggi, qual è la parte in ombra di me stessa di cui continuo ad innamorarmi nell'altro? Nel video Magia Pratica Zero vi spiego come quando ci innamoriamo, il fenomeno dell'innamoramento arriva perché noi ci innamoriamo di cose che di noi non riusciamo a vedere e le vediamo nell'altro. E vi racconto anche la mia storia personale rispetto all'innamoramento potentissimo che ebbi con una persona in particolare. Mi sono innamorata diverse volte, ma in particolare quella persona mi ha dato poi il là per costruire la mia realizzazione personale. E ci innamoriamo di qualità, doti e talenti che noi non vediamo, ma sono innate in noi e vanno riconosciute. Come le riconosciamo? Le cose che noi sappiamo fare, quello a cui tendiamo, quando ci innamoriamo di un'altra persona che ha quelle qualità. Le qualità che vedi nell'altro sono tue, che tu magari poi le svilupperai in altro, nel tuo, nella tua missione, nel tuo lavoro personale, non nel lavoro magari che sta facendo l'altra persona, sono completamente diversi dove si manifesterà quella qualità, però le qualità sono uguali, cioè sono quelle di cui ti innamori. E poi quali sono le qualità, le doti e i talenti che devo integrare per raggiungere il mio destino di innamoramento e il completamento con il mio sposo celeste. Tutto è Mao grazie dal profondo della nostra anima. Sì. Allora, noi ci innamoriamo sempre di qualità che sono nostre interne, ma siccome l'altra persona è un'immagine che crea la tua anima affinché tu possa guardare te stesso. E allora vi racconto nel video Magia Pratica Zero, il primo video di Magia Pratica che trovate nella playlist L'arte sciamanica, di quando mi innamorai perdutamente, follemente di quest'uomo che aveva una grande personalità, una persona una persona che si era fatta da sola, veramente da sola, aveva conquistato grandi vette di natura lavorativa. È diventato un grande imprenditore, è partito costruendosi da solo un lido, da solo, costruendo da solo, famiglia molto umile, si costruì da solo un lido all'età di 22 anni, mentre si pagava da solo l'università. Mi ricordo che mi raccontava: per pagarmi gli studi di economia mi sono mangiato una banana al giorno, lavorando come bagnino in un lido. Poi si costruì un lido, cioè costruiva proprio, lui creava, no? Ed è diventato un grande imprenditore. Quindi io lo amavo visceralmente. Era un uomo molto solitario, un grande guerriero che viaggiava in continuazione, non aveva il tempo di dedicarsi all'altro se non alla sua realizzazione. E io soffrivo disperatamente perché non stava mai con me.
e io lo amavo proprio visceralmente. Era sempre lo stesso che mi faceva lo specchio. Ma tu che sei un artista, così, tu hai avuto una buona famiglia, tu sei stata sempre comunque protetta, tu puoi fare quello che vuoi, sei un artista, non ti, cioè mi sminuiva perché io ero un artista e lui mi ero già laureata in scienze politiche, però non avevo ancora fatto nulla di quello che faccio oggi, se non iniziavo a farlo, no? Avevo anche già preso il diploma di naturopata, però ancora ero agli inizi. Cantavo ancora, quindi come lavoro facevo la cantante, facevo i miei concerti solo d'estate perché i cantanti lavorano molto di più in estate, gli artisti in questo senso, però durante l'anno diciamo il lavoro era poco e mi faceva notare questa cosa, ok? Che lui comunque si era sempre dato da fare e quindi mi sminuivano. E io lo amavo, visceralmente. Quindi lo vedevo una volta ogni 2 settimane, poi dovevo andare via perché dovevo organizzare delle cose. Quindi, fino a quando non sono diventata io l'imprenditrice di me stessa, realizzando il capolavoro della mia vita, grazie al fatto che lui mi lasciò per inseguire la sua carriera, per inseguire la sua realizzazione. E dopo anni di travaglio io sono nata. E quindi questo era un esempio che vi ho fatto nel video Magia Pratica Zero. Poi altri esempi che vi posso fare di quando ci innamoriamo delle qualità dell'altro. Vi ricordate che nel video Zitti tutti adesso sono guai, il video sulla prosperità, vi ho raccontato di un mio grande amore con cui sono stata in relazione 4-5 anni. Un uomo molto facoltoso, ricchissimo, con una grande indole di supportare con le sue idee, le sue ispirazioni, l'evoluzione del pianeta. E lo faceva a suo modo, era una persona molto criticata in città proprio perché era molto facoltoso, molto ricco, però la sua famiglia e lui erano persone aristocratiche, aristocratiche di nobiltà vera, antica. Era un modo di affrontare quindi la ricchezza non come noi, con gli occhi, come chi non è quella ricchezza lì vede, come vi ho spiegato in quel video, le persone che sono ricche, cattive, il denaro è sporco e tutte queste, passatemi il termine, stronzate. Perché se l'esperienza spirituale cosa comporta, l'essere spirituale cosa comporta, non puoi dire niente se non ci fai l'esperienza del denaro. E quindi avvicinarsi a persone ricche, vedere come vivono, persone che hanno la prosperità. Ecco, il mio ex compagno era la prosperità a tutto tondo. E, era un grande personaggio, era un grande personaggio sotto il profilo sociale, politico, insomma, aveva questo grande spessore. E io lo ammiravo, io mi innamorai perdutamente di quella sua aura. Era la persona con cui siamo rimasti grandissimi amici, siamo fratelli oggi, proprio fratelli, fratelli. Tant'è che mentre io creavo il mio benessere, la mia attività, quando noi ci confrontiamo praticamente abbiamo lo stesso impegno in ciò che facciamo, siamo uguali. Lo facciamo per impegno, senza sforzo, lavorando oltremodo, ma con un grande amore, impegno e dedizione al servizio. E io mi innamorai di quest'aurea di bellezza, di potere, di potere del denaro e di potere della prosperità. E mi ha insegnato tutto, tutto, semplicemente stando accanto a lui. Tant'è che il vero amore si vede anche dopo, che siamo proprio... L'amore si è trasformato da fisico, è diventato proprio animico, siamo grandissimi amici. Oppure quando ero un po' più piccola mi innamoravo di musicisti, essendo stata una cantante, mi innamorai di un ragazzo che era un cantante e insieme cantavamo anche insieme. Mi piaceva come cantava, mi piaceva questo modo di usare la voce un po' sporca, un po' ehm,
io sono sempre stata appassionata di Janis Joplin, quindi facevo tantissimi pezzi di Janis, blues, e quindi mi innamoravo dei cantanti e dei musicisti. Infatti alcune storie mie sono state con i miei musicisti. Quindi mi innamoravo di chi aveva questa dedizione all'arte. Noi ci innamoriamo sempre di ciò che abbiamo dentro e attraverso la relazione con l'altro noi innaffiamo, anche quando siamo inconsapevoli, perché all'epoca, tanti anni fa, quando mi innamoravo di questi ragazzi musicisti, non ero consapevole come lo sono oggi, però anche nell'inconsapevolezza si fa la stessa esperienza. La consapevolezza cosa fa? Accelera l'evoluzione di quello che già devi compiere e fissa ancora prima il messaggio. Quindi, che vi stavo dicendo? Ci innamoriamo sempre della nostra ombra. E, ve lo spiego bene nel video Magia Pratica Zero. Quindi al netto che tantissimi di voi l'abbiano già visto il video Magia Pratica Zero, se non l'avete ancora visto, ragazzi miei ragazzi, vi esorto a guardarlo per praticare insieme, appunto. Allora, andiamo a vedere quali sono queste qualità inconsce che... Fammi riprendere il messaggio. Qual è la parte in ombra di me stessa di cui continuo ad innamorarmi nell'altro? Ok, ok. La parte in ombra di me stessa di cui continuo a innamorarmi nell'altro. Che poi può cambiare, no? Vi ho detto, mi innamoravo di chi aveva quella dedizione alla musica perché anch'io avevo la dedizione alla mia arte, quella stessa dedizione che i ragazzi di cui mi sono innamorata mettevano nella musica, io quella dedizione poi l'ho messa nella mia creazione, no? Quindi la dedizione nella musica, la dedizione a una causa più grande, come nel caso del mio compagno molto facoltoso, dedizione a una causa più grande, quindi l'eccitazione di voler conseguire quotidianamente l'obiettivo di darsi a quella causa. E come lo è stato anche per questo grandissimo amore che poi è diventato un grande imprenditore, quella solitudine necessaria alla creazione di qualcosa di quel riscatto sociale era per quest'ultima persona di cui vi sto parlando, e di dire ce l'ho fatta, ho grande potenzialità anch'io, e quindi quella solitudine che richiedeva la dedizione a una causa, no? Quindi magari io non sono diventata non costruisco alberghi, case, costruisco la mia attività, però è quella dedizione lì. Io se posso dire, le persone di cui mi sono innamorata, il sottobosco era sempre una dedizione con grande passione a quella causa. Poi le qualità e i talenti, ognuno ce li ha di per sé. Io sono un artista, nel senso che sono una tarologa, una mental coach, mindfulness, quindi la mia è su un altro, come dire, sono altri tipi di attività, però con la stessa dedizione. Ok. Allora, mettiamo due varianti, ragazze e ragazzi. Vi consiglio di sentirle entrambe quando facciamo questi video così potenti e così importanti. Abbiamo l'avventurina verde e l'ametista. Per agevolarvi la scelta, mettiamo 6 segni zodiacali da una parte e 6 segni zodiacali dall'altra. Vi consiglio di guardare prima dove esce il vostro segno zodiacale e poi dove esce il vostro ascendente, va bene? Se non conoscete il vostro ascendente, guardate prima il vostro segno zodiacale e poi l'altra variante. Allora, mettiamole tutte e due. Segni zodiacali, aspetta, sono 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ok. Allora, per quanto riguarda questa creazione, chiedo ai maestri di supportarci nella lettura delle energie e della realizzazione personale. Sappe, satta, sukhi, hontu. Allora, mettiamo 6 segni zodiacali qua, 1,
1, 2, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, allora per l'avventurina verde abbiamo il Capricorno, la Bilancia, la Vergine, l'Ariete, il Toro e il Leone. Da questa parte abbiamo questi segni, da questa parte sulla ametista abbiamo il Cancro, i Gemelli, l'Acquario, il Pesce, lo Scorpione, il Sagittario. D'accordo? Ok, e partiamo dall'avventurina verde. Facciamo così. Allora, andiamo a rispondere. Qual è la parte in ombra di me stessa di cui continuo a innamorarmi nell'altro? Ok. Ci mettiamo i nostri bisturi preferiti, Sefirion. Qual è la parte in ombra? Quindi vediamo quello che non vedi, che hai in te e che l'altro ha e per cui ti innamori. O ti sei innamorato o innamorato, mi spiego? Ok. Guarda, ce le mettiamo tutte. Anzi, facciamo una bella cosa, ci mettiamo gli Angelion e poi mettiamo gli altri. Allora, andiamo dritte al punto. Chiedo ai maestri qual è la parte in ombra di me stessa o di me stesso di cui continuo a innamorarmi nell'altro. Cosa devo vedere di me che l'altro mi proietta? Qual è la parte in ombra di me stessa di cui continuo a innamorarmi nell'altro? Cosa mi mostra l'altro di me che devo vedere? Iniziamo con uno. La via, il focus, centrati, volontà. Probabilmente qua abbiamo a che fare come le storie che vi ho raccontato di me. L'altra persona è una persona molto centrata, ha una volontà di ferro e è determinata a conseguire un obiettivo. Ha molta via, molto focus, è concentrata e dedita al suo obiettivo. E quindi questo è ciò che ti rimanda a te. E ciò che ti rimanda a te, nel senso è necessario che tu ti centri nella tua volontà, tu prenda ferma risoluzione di quello che vuoi e ti centri in quello che vuoi. Qua parliamo di una persona che ti sta proiettando il fatto che è una persona molto risoluta o è una persona che ha una certa volontà, si centra nella sua via, il suo focus e quello ha come obiettivo primario. E quindi è una carta che ti dice anche tu devi centrarti, anche tu hai la stessa capacità di centrarti, di avere la volontà di esercitare una presa di posizione in quello che vuoi manifestare, che vuoi realizzare. Parliamo di una persona che ha questo modus, una persona centrata, una persona che ha volontà, che ha focus, e parliamo di questo elemento principale che ha questa persona qui, o le persone di cui ti sei innamorata o innamorato, va bene? Che ti rimandano questo obiettivo di avere un focus, centrati, vai dritta, dritto, non pensare a niente, centrati, ok? Questo è la cosa principale, la centratura, la volontà. Fammi vedere adesso, adesso andiamo a prenderci gli altri. Chiara luce, regno egregorico, regno delle ombre, e adesso facciamo una bella lettura a che punto siamo su questa centratura. A che punto ti trovi tu in questo specchio nei confronti di questa persona, o meglio scusami, nei confronti della tua evoluzione, a che punto sei con quello che la persona ti rimanda, con questa centratura tua. Vediamo a che punto ti trovi, regno egregorico, regno della chiara luce o regno delle ombre. Avventurina verde, eccola qui. Vediamo a che punto ti trovi.
Ah, ci sei già, assolutamente, regno della chiara luce. Ci sei già, non abbiamo gli altri due regni, il regno gregorico è quello della vittima, il regno delle ombre è un regno intermedio, diciamo l'apprendista mago, e il regno della chiara luce possiamo dire che ti dai già gli eventi, sei già centrata, hai già la volontà. Non so se ne eri consapevole, perché a volte la mente non ci fa essere consapevoli, spesso, non siamo completamente risvegliati, no? E ti fa dei dubbi, ma ci sarò, non ci sarò, ci sono già, non ci sono, no, no, ci sei, va bene? Vediamo un po' a che punto sei. Cioè, abbiamo visto già a che punto sei, vediamo rispetto a quello che abbiamo chiesto. Vediamo rispetto a quello che abbiamo chiesto. Sei nel regno della chiara luce, qual è la carta corrispondente sul regno della chiara luce per te? Qual è la carta corrispondente al regno della chiara luce? Fondamento, sguardo interiore, la tua è sapienza, i tuoi sogni sono realistici, lasciati ispirare, procedi. Ci sei già. Ti sta dicendo la carta rispetto a quello che l'altra persona ti rimanda, il focus, la via di essere centrato, punta il focus e non ti disperde, qualsiasi cosa accade tu hai il focus, viviti ciò che ti accade mantenendo il focus, è quello che devi fare grazie allo specchio con l'altra persona. Sei già in questo, regno della chiara luce, ti dice la tua è sapienza, i tuoi sogni sono realistici, tutto quello che stai sognando è reale, lasciati ispirare da questo focus e procedi. E procedi. Qua c'è un umano con una mano verso la terra, una mano verso il cielo, no? Noi siamo nel mondo di mezzo, siamo nel regno della dualità, nel regno della la terra, dove facciamo l'esperienza evolutiva della libertà. Solo in questo mondo di Sud, viene detto dai buddisti, si può fare esperienza del nirvana. Ok? Il mondo di Sud è la terra. Quindi ti dicono, se ti stavi facendo problemi inutili o pensieri, no, rispetto a ci sarò, non ci sarò, starò per la strada giusta, suonando male, suonando bene, no, ci sei. Fatti solo ispirare il focus, la via, procedi. Rispetto a cosa? Ai tuoi sogni, che sono già realistici. Quindi è chiarissimo che ci sei già. È chiarissimo che ci sei già. Specialmente se in queste carte c'è il tuo segno zodiacale, va bene? Ci sei già se c'è il tuo segno zodiacale. Se c'è il tuo ascendente, ti dicono che sei predisposta già a questo, va bene? L'ascendente cos'è? È come ti mostri al mondo, il mondo ti vede già come una guida, va bene? Sei già, ti vedono così gli altri. Ok. Fammi vedere l'altra domanda qual era? Quali sono le qualità, doti e talenti che devo integrare per raggiungere il mio destino di innamoramento e il completamento col mio sposo celeste, cioè l'amante mistico. Per chi non l'avesse visto il video Magia Pratica 10, ragazze mie, Magia Pratica 10. Allora, questo è il primo step. Il talento, il dono del focus, la centratura. La centratura è il primo step. Voglio vedere adesso qual è. Adesso metterò la carta degli archetipi, queste. Allora, rispetto alla domanda quali sono le qualità, doti e talenti che devo integrare per raggiungere il mio destino di innamoramento e il completamento con mio sposo celeste. Quindi vediamo il tuo sposo celeste cosa ti sta chiedendo ehm, di integrare andando incontro al focus. Prima di tutto ti sta chiedendo il focus. Bene? Andiamo a vedere quali sono queste qualità, doti e talenti. Ne prenderò solo una degli archetipi.
sono le qualità, doti e talenti che devo integrare per raggiungere il mio destino di innamoramento e completamento con il mio sposo celeste? Praticamente in cosa devi mettere il focus affinché il tuo sposo celeste si palesi nella totalità? Su cosa devi mettere il focus affinché il tuo sposo celeste si realizzi nella totalità? Avventurina verde. La dammigella. La naturalezza del romanticismo sano ti ispira a confidare in te stessa. Spero che ti mantenga il cavaliere, seduzione per l'illusione romantica. Ah, ho capito. Allora. Le qualità, le doti e i talenti devi farti, che devi manifestare, insomma, cioè ti devi focalizzare, devi centrarti la tua volontà, il focus, sulla storia d'amore sana con il tuo sposo celeste. Il tuo sposo celeste si incarna in tutte le persone che incontri, ma non solo nelle persone che incontri, in tutto ciò che vivi, anche nel lavoro che fai, nella casa che abiti, va bene? È tutta una proiezione del tuo sposo celeste, chiamiamolo anche Dio amore, no? Come nel mito di Amore e Psiche. Affinché la cosa sia sana, ti dicono di lasciarti ispirare dalla tua naturalezza. Metti il focus su ciò che ti viene naturale, la tua naturalezza, senza artifici, senza costrutti, senza arzigogolazioni varie. Fatti ispirare dalla tua naturalezza. Confida in te stessa, in te stesso, nella naturalezza, ciò che viene naturale, ciò che ti viene naturale, non forzare, cioè focalizzati. I talenti, le qualità che devi sviluppare, su cui devi mettere il focus, sono ciò che ti viene naturale. Non devi forzare niente nelle tue qualità. Tu sei già il Buddha, dice il Buddha. Sono i veli dell'inconsapevolezza che non te lo fanno vedere, ma tu sei già il Buddha. Allora prendi coscienza che tu sei già il Buddha, o possiamo dire noi nella cristianità tu sei già il Cristo, perché il Cristo si è incarnato già in te con la scintilla divina. Quindi, come vi aggrada di più, tu sei già il Buddha o sei già il Cristo, la stessa cosa. Procedi con naturalezza. Cioè sentiti dentro di te il Cristo o il Buddha e fai le cose in modo semplice, come ti vengono. Questa è la qualità che devi integrare per allinearti col tuo sposo celeste. Cosa vuol dire sposo celeste? Non vuol dire un'unica cosa, no? Perché la divinità è una moltitudine. Vuol dire naturalezza nel tuo lavoro, nelle tue doti, in ciò che ti viene meglio o in ciò che semplicemente fai, naturalezza nelle relazioni. Questa è la storia sana, sia la relazione col lavoro, sia la relazione con le persone, in modo intimo anche amici. Naturalezza. Lasciati ispirare da questa naturalezza, confida nel tuo amante mistico. Questo ti ispira a confidare in te stessa o in te stesso. Tu devi capire che non sei sola o solo. Ve l'ho spiegato nella preghiera sciamanica, no? Potentissima. Tu sei tutte le istanze e le forze che ti abitano. Sei i tuoi avi, sei i tuoi antenati, sei la selvaggia, sei la curandera, sei lo sciamano, la strega, sei lo spirito della visione, l'aquila, lo spirito della parola, sei la scandalosa, lo scandaloso, sei la mistica, il mistico, tutto questo sei. Confida in tutto questo e lasciati trasportare naturalmente. Perché il lato in ombra è quando speriamo, qua dice speriamo che ci mantenga l'altra persona, il cavaliere. La seduzione per un'illusione romantica. Veniamo da questa trasposizione. Sì, perché le storie come ce le hanno raccontate ci hanno devastato, no? La principessa che aspetta il bacio del cavaliere che la mantiene e la tiene in vita, cioè, le fa stare bene tutta la vita, ok. Errore, pulsantino, Qual è il senso qua? Che
non c'è nessuno che ti salva, non c'è il cavaliere sul cavallo bianco che ti salva. L'avete visto il film Maleficent con... mi sta venendo in mente perché è stato bellissimo, l'ho visto 3 volte. Ho letto il libro, è un libro che è stato di un autore italiano, se non sbaglio, l'aveva fatto, che me l'aveva regalato il suo libro. Madonna, mi sta venendo manco il nome, non mi sto ricordando, tanto tempo fa. E Maleficent, quello con Angelina Jolie. È la trasposizione della Bella Addormentata. Bellissimo, un film bellissimo, vi suggerisco di vederlo. E proprio questo, non vi dico il finale proprio perché c'entra qua col finale. Il finale è l'opposto di quello che ci pensa, con cui siamo cresciute, insomma. Il finale è l'opposto di quello con cui siamo cresciute. E, sì, quando aspettiamo che l'altro ci mantenga, l'altro no, ma questo viene dalla nostra genia, no? L'uomo doveva lavorare, la donna a casa, essere mantenuta, insomma, veniamo da tutta questa roba qua, ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 8, il culto degli antenati. Mm, siccome siamo già nel regno della chiara luce, quindi affinché sai già tutto quello che ti sto dicendo, siccome mi hai chiesto nella domanda, allora, doti e talenti che devo integrare per raggiungere il mio destino di innamoramento e completamento con il mio sposo celeste. E qua ci ha parlato di un romanticismo sano, guarda caso, no? Nella relazione, affinché tu non ti senta dipendente, anche affettivamente, realizzare te stessa o te stesso nelle qualità, nei tuoi talenti che ti vengono naturali è la chiave. Centrati, il focus, autonomia emozionale e anche autonomia lavorativa, economica o realizzazione dei propri talenti in ciò che ti dà soddisfazione, anche economica, ma può essere anche un hobby. Quindi realizza te stessa a livello di qualità e talenti che sono la naturalezza di fare le cose, naturalezza e il focus. Centrati sui tuoi desideri, sui tuoi sogni che sono reali, ti sta dicendo, e conseguili con naturalezza, con quello che ti viene meglio, con ciò che ti... Nessuno sforzo, impegno sì, ma nessuno sforzo. E voglio vedere con questa naturalezza cosa corrisponde con l'oracolo dello sciamano, per essere ancora più chiara. A cosa... aspettate, c'è una carta della dea in mezzo. Che carta è? La scintilla creativa, non ci posso credere, lasciati ispirare. Brigitte, la scintilla creativa, lasciati ispirare, creatività che ti viene dalle intuizioni, eh? Ok. Allora, vediamo un po'. Qual è questa naturalezza? Cos'è che ti viene naturale per conseguire questo obiettivo? Maestri, cosa mi dite attraverso l'oracolo dello sciamano? Mostratemi. Intuito, c'è il giaguaro. Intuito, il giaguaro vede anche di notte la sua preda. Cos'è la notte? È la dea Nix. Cos'è la notte a livello simbolico? È il ribaltamento dei valori. Lo sguardo deve essere nelle profondità dell'inconscio, deve essere voltato tutto all'interno. La qualità che tu hai già e da cui ti devi lasciare ispirare per fare tutto questo è guardare con gli occhi dell'intuito, non con gli occhi della mente. Il giaguaro ti dice guarda con gli occhi della notte, non con gli occhi del giorno. Gli occhi della notte sono quegli occhi che ti permettono di vedere nell'invisibile e di scovare le tracce della preda che sono il tuo sogno. Intuito. Il giaguaro è un grande animale totem, Il giaguaro è un grande animale totem
vi consiglio di fare una pratica che già ve l'ho detto un'altra volta, non mi ricordo in quale video, di tarocchi se non sbaglio. Mettetevi, come mi è uscita, adesso te lo dico, ogni volta che arriva un pensiero che può essere distante da tutta questa bellezza che stiamo vedendo, mettiti sul tuo settimo chakra, immagina sul tuo settimo chakra il giaguaro che divora il pensiero, un pensiero che non c'entra niente, no? La mente razionale. Appena esce un pensiero rispetto a tutta questa via, il focus che devi fare, no? Questa via, il focus, centrati, volontà. Appena esce un pensiero che non c'entra niente, che ti distrae da questo focus, ricordati che hai un giaguaro sul settimo chakra, all'altezza della fontanella. C'è questo giaguaro che appena arriva questo pensiero negativo, vum, se lo divora. Questa è una pratica dello yoga sciamanico bellissima. C'è proprio un giaguaro, guarda, visualizza un giaguaro mentre esce un pensiero che non c'entra niente, vum, che si divora il pensiero, non c'è più. D'accordo? Ok, tu stai riprendendo nel frattempo? Sì. E quindi, questo è per la prima variante, questo è il corpus principale per la prima variante. Fammi vedere un po' cosa mi dicono i tarocchi della Dea. Quindi qua abbiamo avuto una persona molto concentrata nella realizzazione delle sue attività, avendo molto focus, questo è ciò che hai specchiato con l'altra persona, no? Questo ti ha permesso di sviluppare tutte queste capacità, confidare in te stessa, in te stesso. Questo è il succo di questa variante. Fammi vedere un po' cosa l'altro ti proietta, di te che non vedi, nell'ombra, mettiamolo un po'. Vediamo. 9 di denari, appunto qua c'è la realizzazione personale. C'è una bellissima donna qui con il pavone, orgogliosa, può essere anche uomo, quale proprio l'energia che magari può aver avuto a che fare con una persona molto orgogliosa e soddisfatta di ciò che è diventato, di ciò che è. Questo è ciò a cui devi aspirare tu, con quello di cui abbiamo parlato. Ok. La realizzazione personale, no? Il benessere personale, essere orgogliosi dei propri traguardi. 10 di bastoni, 5 di denari, 5 di coppe e il 3 di denari, ok, chiaro. Allora, hai avuto a che fare con una persona che è molto orgogliosa di se stessa, di aver raggiunto dei suoi traguardi. Sappi che però questa persona non li ha raggiunti facilmente, non è stato facile per questa persona. E il senso qual è? Che magari tu ti sei arrabbiato, hai sofferto della tristezza dell'abbandono perché questa persona è molto concentrata su di sé, nel suo lavoro, nelle sue attività. Fatto sta che tutto questo ti ha portato oggi a realizzare il regno della chiara luce, centrandoti e focalizzandoti sulla tua volontà di realizzare altrettanto nel tuo contesto personale. Ok? Mi dicono che per raggiungere questa realizzazione hai sofferto di circostanze pesanti dove non ti hanno dato ciò che meritavi o non ti stanno dando ciò che meriti. Questo ti dà un profondo senso di tristezza, o ti ha dato, però hai fatto un buon lavoro sulle emozioni, soprattutto se stai lavorando insieme a me da un po' di mesi sul lavoro sulle emozioni perché sei nel regno della chiara luce. Se sei appena arrivata sul canale hai già fatto un grande lavoro di introspezione su questo perché il 3 di denari mi parla della cooperazione anche lavorativa, cooperazione non solo lavorativa ma anche dei propri talenti, dell'accettazione dei propri talenti e la condivisione con altri dei propri talenti che porta anche dei frutti. Va bene? Quindi è la realizzazione dei propri talenti che porta anche alla realizzazione di una relazione sana, d'accordo? Io mi ricordo che quando stavo insieme a quel ragazzo di cui ti stavo parlando prima, l'ultimo che mi aveva dato proprio un calcio in bip, puntini, un razzo diciamo finale, il razzo finale della serie Francesco, capisci mo? Oppure muori. Infatti sono morta per poi rinata, altrimenti non potevo capire. Se non morivo con la mia vecchia identità non potevo nascere nella creazione della mia splendida realizzazione personale. Allora, che ti stavo dicendo rispetto a questo? Sì, quello mi lasciava sempre da sola.
perché stava realizzando se stesso. Ma è proprio stato quello, grazie a quella cosa che io mi sono creata. E tu ci sei già qui. Però ti stavo dicendo un'altra cosa che non mi sto ricordando qual è. Sì, 8 di bastoni, energia in movimento, e certo c'è la torre, sì, ma aspetta, che ti stavo dicendo? Ti stavo dicendo un'altra cosa rispetto a quel ragazzo, come esperienza personale, che mi lasciava da sola e poi che ti stavo dicendo? Boh, non mi sto ricordando, però era relativo al senso di abbandono, guarda, qua è come se guardassi me anni fa, ecco, questo, questo qua, lui. O lei, insomma, si realizza, è orgoglioso e fiero di quello che fa, ma che fatica io per fare quello che ho, lui mi lascia da sola, e non mi sento apprezzata, carente, la penuria, non riesco a guardare le coppe piene, penso soltanto all'abbandono, però invece guardando le coppe aperte, le coppe piene, qua c'è la cooperazione e quindi la realizzazione dei talenti è fondamentale. Ah, questo ti stavo dicendo, sì, ecco, meno male che mi sono ricordata facendoti l'esempio di me che sto così, quando all'epoca stavo così. Quando io in quel frangente che stavo con questo ragazzo lavoravo solo d'estate, quindi d'inverno io, da noi si dice, spratticavo un po' di cose, cercavo di sbarcare il lunario in qualche modo con pochi, diciamo, risultati e quindi mi trovo spesso da sola, no? Da sola, senza di lui, senza mettere i miei talenti, le mie doti, le mie qualità al servizio della mia natura e stavo da sola e pensavo sempre solo a lui, perché lui stava lontano, chissà che stava facendo, magari stava parlando, chissà che stava organizzando, chissà stava dall'altra parte del mondo, non pensava a me, io stavo sola a casa senza mettere i miei talenti al servizio di qualcosa. Quando l'attenzione poi si sposta sui tuoi talenti, i tuoi talenti, confida in te stesso per avere una relazione sana, quando te li metti al servizio di chi sei, spingiti sul focus, allora tutto cambia. D'accordo? Ok, ragazze mie e ragazzi, per questa variante concludo qui, realizzazione del proprio talento sul focus, sulla via, per avere la via interna, ricordati l'intuito, per avere questa realizzazione, va bene? Ok, detto questo passo alla seconda variante e ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'ametista con i segni Sagittario, Scorpione, Pesci, Acquario, Gemelli e Cancro. Andiamo a vedere adesso, vediamo un po' rispetto alla domanda: qual è la parte in ombra di me stessa di cui continuo a innamorarmi nell'altro? Andiamo a vedere. Allora, mettiamo prima di tutto gli Angelion e andiamo a vedere qual è la parte in ombra dell'altro di cui continui a innamorarti, no? Noi ci innamoriamo dell'altro perché ci sta specchiando una parte in ombra di noi stessi, cioè una qualità che l'altro ha, o una o più qualità, come vi ho spiegato nell'intro e nel video Magia Pratica 0. Allora, andiamo a vedere qual è la parte in ombra di me stessa o di me stesso di cui continuo a innamorarmi nell'altro. Chiedo ai maestri il supporto nella realizzazione di questa creazione. Qual è la qualità o l'ombra che l'altro mi proietta? Una. Segui le sincronicità, fluisci verso il Dharma, unisci i punti. Allora, qua c'è la figura di una persona che va in bicicletta divertita. Io credo che abbia a che fare con una qualità che l'altra persona ti specchia o ti ha specchiato di gioco, di gioco. Forse hai avuto a che fare con una persona molto Peter Pan, molto giocosa, molto giocoso. E una persona che ti richiama delle qualità tue bambine, va bene? Una persona, spesso la mente razionale ti dice, una persona immatura, proprio perché vuole farti stare in un luogo di vittima di quella persona. Mm. Qua abbiamo una persona che gioca con la bicicletta, una vecchia bici, la vedete qui?
una delle prime bici, non so se, insomma, una persona che è un po' giocosa, giocosa. E quindi la qualità è che magari molti di voi, alcuni di voi hanno rivendicato o vi siete innamorate di questo spirito giocoso di questa persona, una parte, o vi siete innamorate proprio di quella cosa giocosa di quella persona e poi magari l'ombra qual è di quella cosa che vi ha fatto magari additare l'altro come immaturo. Però noi stiamo qua a fare, no? Tarologia evolutiva trascendente per andare ad implementare la consapevolezza. Quando additiamo l'altro come infantile o immaturo, dopo che ci innamoriamo, ok? Dopo che ci innamoriamo è tutto bellissimo all'inizio, poi iniziamo a vedere l'ombra, infantile e maturo. Questo mi dice questa carta, infantile e maturo. Secondo quali paradigmi mentali lo dici? Ecco. Quindi l'altra persona ti vuole far giocare, riscoprire la bambina o il bambino interiore per giocare, perché il gioco è la chiave della vita, la leggerezza. Un vecchio detto bellissimo diceva: gli angeli hanno le ali perché prendono tutto con leggerezza. Gli angeli giocano, sono allegri, sono un po' come i bambini, ma come gli spiriti della natura, le fate, gli gnomi, sono spiriti giocosi. Non a caso si dice che le fate, gli spiriti della natura, sono molto in contatto più con i bambini, con l'anima pura, senza costrutti. Quindi qua abbiamo uno specchio dell'altra persona che era più giocoso, giocosa, lo vedi più giocoso, un po' Peter Pan, e lo additi. O lo hai additato, o hai potuto avere l'ombra di quella cosa che non fa le cose concretamente, non fa le cose. Io ricordo tra i miei amori, che vi parlo della mia esperienza, un grande illuminato, ho avuto una relazione di 4 anni con un'altra persona molto illuminata, un grande Peter Pan, additato da tutti, anche dal figlio stesso, di essere un Peter Pan e quindi di non saper badare a suo figlio, perché era un grande artista questa persona, è un grande artista. E quindi io guardando le cose da fuori, no? Avendo avuto la relazione poi con lui, questa persona mi ha dato le chiavi dell'arte, mi ha insegnato a dipingere, mi ha insegnato a cantare. Avevo 18 anni quando l'ho conosciuta questa persona, era molto più grande di me. Mi costruì una casa sull'albero dove dormivamo insieme. Ed era è un uomo eccezionale, è un sole. Io dicevo sempre anche alla sua ex moglie e anche a suo figlio: tuo padre è come un sole. Se non sei preparato ti bruci se ti avvicini troppo, no? E dicevo anche: tu l'hai scelto, tuo padre, in qualità di anima, per il tuo karma, per un certo karma. E quindi veniva talmente additato dalla famiglia, anche da molte altre persone, perché o lo odiavi o lo amavi. Perché? Perché è fuori gli schemi, fuori gli schemi. Però quando c'è bisogno c'è sempre. Io mi ricordo quando ho avuto dei problemi importanti, la prima persona che chiamavo, anche quando ero fidanzata con un'altra persona, ebbi una brutta intossicazione, erano 4 di notte, io chiamai lui. Anche se ci eravamo lasciati da tantissimo tempo, chiamai lui, che mi portò poi in ospedale, cioè mi portò prima l'ambulanza a casa, quindi è una persona che c'è. Quindi perché vi sto raccontando questa cosa? Perché dobbiamo guardare l'altro come la perfezione del divino che ci manifesta davanti a noi un certo tipo di immagine per farci un certo tipo di esperienza. Qua abbiamo chiaramente una personalità giocosa, una Peter Pan, una persona che magari può essere vista non seria da una morale comune, perché magari come la storia che vi ho raccontato,
e non è un papà serio perché non insegna la disciplina al suo figlio o non le insegna, ecco. Quindi guardate un po' le cose come sono diverse. Guardiamo tutto da una prospettiva di un filtro mentale che abbiamo. E, io mi ricordo quando stavo con questa persona che mi ricordo, io avevo 18 anni, lui mi insegnava a parlare con le pietre. Io dicevo, ma questo è pazzo, ma per quello lo amavo. E la persona che mi fece conoscere Osho per la prima volta, io non sapevo chi fosse. Io venivo dalla scuola superiore, e i miei drammi adolescenziali, Osho. Chi è Osho? Boh. Cioè, mi regalò il primo libro di Osho. Se non sbaglio era Con te o senza di te. Non mi ricordo, i libri arancioni di Osho. Ecco, un grande illuminato, un grande illuminato. Con me era tutt'altro che come lo vedevano gli altri, no? Tutto quello che viviamo è sempre la relazione. Non esiste la persona in sé che è un soggetto distinto e separato, ma esiste la persona che ha una certa relazione con un'altra persona, con un'altra persona, con un'altra persona, e la relazione che si crea tra i due, 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 due. Anch'io all'inizio soffrivo perché non capivo, non lo capivo, però mi dava talmente tanto, mi insegnava la vita, questo sorriso smagliante costantemente nonostante i drammi che aveva, i drammi. Questo sorriso proprio che era il sole, tu ti commuovi quando lo vedi sorridere. Ecco, certamente io avevo una predisposizione già all'apertura della consapevolezza, no? A differenza magari della moglie, che anche lei comunque era una donna illuminata, per certi versi, o del figlio, delle altre persone, o dei parenti che lo additavano per non essere conforme. Ecco, perché vi sto raccontando questa storia? Perché le storie curano, cambiano la prospettiva delle cose. Qua abbiamo a che fare con un Peter Pan o una Peter Pan. Vedere la bellezza di questa cosa, vedere la perfezione in questa cosa. Ok? Quindi questa è la qualità. Adesso andiamo a vedere rispetto a, poi qua dice, no, segui le sincronicità, fluisci verso il Dharma, unisci i punti. Quindi questa qualità che rispecchia questo lato in ombra e luce di questa persona è il tuo Dharma. Integrare questa qualità della gioiosità, giocosità è il tuo destino. Cioè, è il tuo destino. E va verso il tuo destino questa qualità, questa gioiosità. Vediamo a che punto sei rispetto a questo. Adesso ci mettiamo le altre carte dei Sefirio, non di questa consapevolezza. Allora, regno egregorico, regno delle ombre, regno della chiara luce. Ok, vediamo a che punto sei di questa consapevolezza. Eccola. Sei nel regno intermedio, apprendista mago, non siamo entrati nel regno della chiara luce, però siamo usciti dal regno gregorico, il regno della vittima, dei condizionamenti e delle paure, no? Siamo nella fase intermedia, il regno delle ombre, per arrivare poi al regno della chiara luce. Vediamo un po' come percepisci, quindi a che punto siamo del regno delle ombre. A che punto siamo del regno delle ombre? A che punto siamo nel regno delle ombre? Con questa, quale consapevolezza abbiamo? Il silenzio. La creazione del vero giace nella contemplazione. Allora, qui mi parla
di silenziare la mente con i suoi costrutti e i suoi giudizi rispetto a questa persona, perché devi solo contemplare. Si dice che le grandi verità non vanno spiegate, vanno solo contemplate, come la natura va contemplata, non va spiegata. Allora siamo in una fase in cui stiamo contemplando la possibilità di arricchirci di questa forma d'arte, che è la forma giocosa, gioiosa, che è anche un po' il caos, no? Anche un po' il caos, magari la persona che vi ho raccontato prima, che è un esempio calzante a pennello di questa cosa, viveva sempre un caos, un caos. Come diceva Nietzsche, soltanto dal caos può nascere una stella danzante. E quindi se noi percepiamo del caos della nostra mente, perché questa persona ci specchia questo caos, dobbiamo contemplare questo caos perché sta per nascere una stella danzante, che sei tu, integrando le qualità di questa persona dentro di te. La creazione del vero giace nella contemplazione. Il vero è al di là del giudizio. Come diceva Eraclito, questa frase ve la ripeto sempre. Per alcuni uomini alcune cose sono giuste, alcune cose sono sbagliate, alcune cose sono meglio, alcune cose sono peggio, alcune cose sono vantaggiose, alcune cose sono svantaggiose. Per il divino tutto è perfetto. Cosa vuol dire? Al di là del giudizio c'è il vero. E quindi adesso voglio vedere su quale, con la carta degli archetipi, è la qualità, oltre a quello di cui abbiamo parlato, su cui devi contemplarci su, per andare incontro alla realizzazione di quelle doti, di quei talenti. Vediamo qual è questa qualità importante, oltre a questa bambino interiore, il gioco che devi prendere in considerazione. Vediamo. Qual è la qualità corrispondente alla carta degli Angelion, su cui dobbiamo contemplarci su? Il padre, vi ho appena detto che questa persona era padre, papà, il mio ex compagno. La qualità è del padre, il talento per creare la vita e appoggiarla, la luce positiva orientata dentro l'unità tribale. Controllo dittatoriale e abuso dell'autorità. Probabilmente abbiamo avuto a che fare con un abuso dell'autorità da parte di qualcuno, di una persona nella relazione, o noi abbiamo abusato con la nostra autorità o siamo stati vittime di abuso di autorità. E vi ho parlato di bambini, no? Bambino, la bambina, il bambino. Qua c'è un padre con un bambino. E quindi il gioco è il talento su cui devi mettere l'attenzione, perché questo ti permette di creare la vita sul gioco. Quindi l'azione del padre, il padre è l'azione, la luce positiva orientata nel gioco più che nell'autorità, cioè l'autorità deve essere traslata sono autorevole nel gioco, nell'appoggiare il gioco, la danza della vita, la stella danzante di Nietzsche.
La stella danzante di Nietzsche. Il padre chi è? Il padre celeste. Il padre celeste è anche l'amante mistico. Sposo, sposa celeste, che ti stanno chiedendo di orientare la tua luce verso il gioco. Contempla questo nel silenzio, il gioco, la danza della vita, il gioco. Ok? Vediamo un po' l'altra domanda, no? Qual è la parte in ombra di me stessa di cui continuo a innamorarmi nell'altro? Allora, anche qui, magari questa persona di cui ti sei innamorata è un padre, o vorresti che sia il padre dei tuoi figli. Non esimerti dal considerare il fatto che questo padre, ci sono degli aspetti in ombra che magari tu non percepisci, tu concepisci come negativo, che hanno a che fare con la giocosità. È un padre perfetto seppur la tua mente, secondo i tuoi condizionamenti, pensano che non lo sia secondo i tuoi valori. Va bene? Contempla questo. Allora, come vi ho spiegato del mio ex compagno, per me era un padre perfetto con suo figlio, ma suo figlio non lo vedeva così. Suo figlio era invischiato proprio in delle condizionamenti, strutture dei nonni, no? E un padre che ti fa la casa sull'albero. E il bambino non lo accettava. Quando era piccolino sì, poi quando è cresciuto è stato vittima di condizionamenti. Che un padre dovrebbe fare tutt'altro. E invece no, quelli sono condizionamenti. Quindi se ci sono delle qualità, oppure tu ti sei innamorata o innamorato del padre che è, ma quel padre che è, quelle qualità sono dentro di te e hanno a che fare con il gioco, con il gioco. Questa carta qui, ricordiamo. Ok, quali sono le qualità, l'altra domanda, doti e talenti che devo integrare per raggiungere il mio destino di innamoramento e completamento con il mio sposo celeste? Il gioco, la contemplazione del gioco. Questa è la grande autorità che ti chiede lo sposo celeste, la contemplazione del gioco, della verità del gioco. Andiamo a vedere adesso con l'oracolo dello sciamano, anzi ne voglio mettere un'altra dei Sefirio. Allora, cosa devo contemplare sul silenzio nello specifico? Cosa devo contemplare sul silenzio nello specifico? Il nobile volo, l'araba fenice. Il nobile volo, l'araba fenice. Mi è chiaro che questa stesa mi sta dicendo che ci sono dei costrutti mentali su come si dovrebbe educare o non educare i figli secondo una morale comune, oppure secondo come si dovrebbe fare secondo gli schemi mentali che abbiamo. Rinascere come l'araba fenice con la bellezza e la purezza del gioco del bambino. Questo ti permette di raggiungere il destino di innamoramento e di completamento con lo sposo o sposa celeste. Siamo in una fase intermedia, ciò significa che ci stiamo lavorando su. Questo giocando di più, giocando, anche vedere l'altra persona proprio uno specchio perfetto della tua immagine dell'anima. Fluisci verso il tuo destino e unirai tutti i punti e dirai: ah, ecco perché mi è capitata quella persona così, ah, ecco perché mi è capitato, ah, ecco perché. Il nobile volo mi dice che stai rinascendo a questa consapevolezza, al sé, morendo all'io, rinascere nel sé, come vi insegno sempre, no? Vediamo qual è la qualità essenziale in questa stesa con lo sciamano. Qual è la qualità essenziale in questa stesa con l'oracolo dello sciamano? La luna. La luna mi parla dei cicli naturali. La luna. La qualità essenziale è uscita la luna. Mi può dire che c'è molto nervosismo.
perché la luna dà anche nervosismo, no? Come quando c'è nervosismo che è dovuto a dell'ansia, della paura, e intuizione quando si integra la qualità argentea della luna. Quindi mi può dire che c'è molto nervosismo nell'incamerare questo, o ansia, inquietudine. Perché? Perché stai andando controcorrente. Quindi la luna cosa ci insegna? Che c'è un ciclo per ogni cosa. Qualità femminili, la pazienza. La pazienza è una qualità femminile che in ognuno di noi per integrare il gioco, il bambino, proprio come fa la mamma, la mamma con l'amore per il figlio. La pazienza nel gioco, la pazienza di far esprimere il bambino nel far magari disastri, casini. Non tanto la mia, che comunque la mia era un po' dittatoriale, però amorevole ma dittatoriale. Però è questo il simbolo della luna. Ci può essere un po' di nervosismo nell'integrare la parte, questa rinascita, questa contemplazione del nuovo sé, del gioco, ma la luna ci insegna proprio la pazienza nei cicli naturali e il femminile. Il gioco può essere integrato dall'aspetto femminile, dalla pazienza, dall'inclusione, dall'accettazione, dal uketamo, il mantra, no? Uketamo, io includo con umiltà, io includo, proprio come fa una mamma con tutto quello che gli può fare un bambino. Ok? Vediamo un po' adesso con questi altri. Qual è la dea per includere tutto questo? Il futuro, guardare al futuro con ottimismo, perché il futuro lo stai creando adesso mettendo in pratica quello che ci siamo dette qui. Il futuro è una carta che mi parla di due aspetti in questo momento, sia che ci può essere nervosismo rispetto a questo silenzio della mente, perché se tu vuoi silenziare la mente, quella si innervosisce, perché dice mi stai togliendo il controllo. E quindi ci può essere un po' di nervosismo con la luna, no? Allora, la luna però ci parla anche dei cicli naturali, cioè nel senso quando tu pianti un semino, non germoglia domani o il minuto successivo. La pazienza della madre terra nel veder germogliare nel futuro i propri frutti. Quindi la pazienza nell'includere questo gioco e vedrai i frutti non appena avrai elaborato la parte dell'ombra del silenzio. Perché è nel silenzio che può essere visto come la notte, come il mistero, che si costruisce la vita. La vita si costruisce nel mistero. Tu pianti il semino, cioè nel silenzio il mistero. Tu pianti un semino, germoglierà quando il ciclo naturale lo vorrà. Non è che scavi la terra per vedere se è germogliato, ma è germogliato, no. Poi muore il semino così. C'è una pazienza su questa stesa, una pazienza vista come la mamma che accudisce il bambino dentro di sé. E questo ti porterà a vedere nel futuro il risultato che stai chiedendo. Ma perché? Perché siamo in un regno intermedio in questa stesa col regno delle ombre, non siamo ancora andati nel regno della chiara luce, che è questo qui. E quindi questo per dire cosa?
fede impeccabile nelle immagini che la vita ti presenta. Questo, come dice anche la nostra sorella nella mail, quindi anche nella parte dove dice quali sono le qualità, doti e talenti che devo integrare per raggiungere il mio destino di innamoramento e completamento con mio sposo celeste, il tuo sposo celeste vuole che tu fluisci con gioco quotidianamente verso ciò che ti accade, con una fede impeccabile, essendo integrando, ripeto, il gioco, l'autorità, l'assertività nel creare la vita con gioco, appoggiarla in tal senso, la contemplazione del tuo nuovo sé, perché il tuo nuovo sé, il sé, la missione, non è conoscibile dalla mente razionale, ci vuole la contemplazione, perché la missione, l'ideale, sono postulati inconoscibili da una mente piccola. La mente, la missione, l'ideale, la missione è più grande della mente razionale. E quindi solo attraverso la contemplazione della natura, la contemplazione di ciò che è, di ciò che vivi, e fede impeccabile in ciò che vivi, che ti dà la possibilità di germogliare nel ciclo in cui spetta il tuo germoglio, mi spiego, nel nobile volo. Accettazione radicale anche della figura di Peter Pan. Accettazione radicale come una mamma col suo bambino. Questo ti permette di avere il completamento con lo sposo celeste, che è la tua vera natura. Tu stai integrando la qualità del gioco del bambino. Mi spiego? Per essere un'ottima madre, un ottimo padre o per incarnare quella qualità che l'altra persona ti specchia, senza giudizio di come l'altro esercita la sua funzione di padre o madre. Mi spiego? Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito alla stesa dell'ametista. I tarocchi della Dea. Stesa dell'ametista. La morte, cambio. Il mondo, cambio di nuovo. Paggio di coppe, di nuovo il bambino. 3 di denari. Wow, il 9 di denari ci picchia. Guarda, questa stesa mi sta dicendo che, allora, molti di voi che stanno guardando adesso non sanno proprio ciò che gli sta arrivando. I tarocchi ci servono proprio a vedere qual è la bellezza di ciò che va verso il Dharma, no? Mi stanno dicendo che abbiamo attraversato una profonda trasformazione interiore che ci ha portato a chiudere un ciclo della nostra vita. Stiamo registrando questo video nel 2025, da poco il 2025, mi dicono che il 2024 c'è stato, anche se lo guardi fra 10 anni, nell'anno prima c'è stata una profonda trasformazione interiore. Il mondo mi parla di una nuova tappa della tua vita grazie a questa trasformazione interiore, taglio netto col passato o col modus operandi del passato. Il Paggio di coppe mi parla di una bellissima energia di apertura anche di un bambino, mi parla della tua bambina interiore o di un bambino, tanto sono tutte immagini, la tua bambina interiore si rispecchia anche nei bambini che vivi, che vedi o che hai. Qua abbiamo questo bellissimo Paggio di coppe che si apre al futuro con grande entusiasmo, con la gioia proprio di un paggio che è appena nato, no? Come la figura della bellezza dell'apertura emozionale. E il 3 di denari, il 9 di denari mi dice questo ti porta alla piena realizzazione del sé. E soprattutto per quanto riguarda le attività economiche e lavorative, anche avere a che fare con la tua bambina interiore o bambino interiore, con il gioco, ti porta a realizzarti totalmente economicamente e lavorativamente parlando.
I valori femminili ti portano a realizzarti in tal senso, e se hai avuto la proiezione di una persona Peter Pan o di una persona che era più, la tua mente razionale l'avrebbe giudicata inconsistente, gioca o non pensa alle cose serie, come diceva mia nonna, non pensa alle cose serie. Quali cose serie? Quali sono le cose serie? Ricordiamo che il vero lo puoi raggiungere solo nella contemplazione, non con la mente razionale. Quindi l'integrazione di questi doni portano alla realizzazione economica e personale. Qual è questo dono? Il femminile, il gioco, proprio come fossi una bambina o un bambino, con la serietà dell'adulto. Adultità animica significa far vivere il bambino interiore o la bambina interiore. Quella è l'adultità animica. D'accordo? Quindi, per quanto riguarda anche qui l'ametista, no? E il terzo occhio, vedi nel futuro. Qua è uscita la carta del futuro, quindi vedi nel futuro per vedere tutto quello che abbiamo detto, d'accordo? Wow, ragazze mie e ragazzi, sono state due stese pazzesche, bellissime. Io concludo qui con l'augurio, sempre vi esorto a studiare i miei contenuti dei podcast, soprattutto tutti i podcast di magia pratica che trovate nella playlist L'arte sciamanica, per andare nella creazione consapevole della vostra realtà. Detto questo, per oggi concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo presto e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.